incredibilmente oggi piccola diretta per il look occhi e basta. È lunedì 6 luglio. Eh, D'estate per me è sempre molto difficile, in realtà, sia registrare video che fare dirette, per svariati motivi. Principalmente il caldo mi uccide, non dormo, non sto dormendo niente, ragazzi, è incredibile. Non sto chiudendo occhio, sto veramente uno schifo. Poi gli orari sono tutti sballati, nel senso che non avendo la scuola, io ho sempre gli stessi orari, ma mio marito e mia figlia no, e loro sono un grande impedimento a questa cosa qua, in effetti, al fatto che io possa registrare video, ritagliarmi tempo. Il problema a volte non è neanche il tempo, ma la libertà di usare la stanza senza che loro facciano avanti e indietro. Che voi direte, beh, ma scusami, chiudi. Eh sì, sarebbe bellissimo. Sarebbe molto bello se io riuscissi a fare questa cosa qua. Non riesco a impormi. Silent but Deadly. Tra le palette di questa settimana c'è anche questa. Non ho ancora girato in realtà il video delle palette della settimana. Sono un po' luminescente perché non ho ancora messo la cipria, ma la metto alla fine per il semplice fatto che sennò poi incomincio a grondare come un maiale. Il problema è che ho qualcosa sul viso che non vedo. Ehm, Ho fatto queste labbra così marroncine. In realtà, devo essere sincera, non mi piacciono, per cui molto probabilmente poi adesso le cambiamo a fine trucco. Non, ho usato un set, credo che fosse un set quantomeno, di Colourpop. Allora, fatemi vedere cosa avevo usato l'altra volta. Secondo me l'altra volta avevamo usato il viola, viola, blu, lilla, quindi oggi vorrei usare questo color cacchina, più o meno. Bello. Di questa palette il blu era molto polveroso e si vede proprio ancora il segno del pennello. Io non credo che in camera si riesca in realtà a... Sì, si vede benissimo, perfetto. Si vede il segno del pennello, mentre anche il viola, questo, non mi era piaciuto molto come qualità. Mentre questo qui, devo dire, è molto setoso. Bello. Dicevo, non ho ancora girato il video delle palette della settimana, ma se questo lo finisco abbastanza velocemente direi che lo giro adesso, così magari riesco a mettere su quantomeno il video delle palette della settimana. Poi l'elaborazione dei look scopriremo solo vivendo. Devo anche girare ancora la breve review delle palette che ho usato, in realtà non nella settimana scorsa perché mi sono presa un pochino più di tempo. Secondo me sono 2 settimane già che le ho tirate fuori. Sto usando come base occhi la base di Natasha Denona, che purtroppo non è di primo pelo, nel senso che ormai incomincio ad avere un'età. Non sempre il trucco mi rimane perfetto. Entrano in gioco secondo me però vari fattori, tipo l'altro giorno avevo fatto un trucco molto bello secondo me. Il problema è che mi è entrato nell'occhio mentre mi lavavo la faccia un po' del prodotto che uso la mattina per lavarmi la faccia. Sì, queste labbra sono veramente orribili, le dobbiamo togliere perché non riesco a guardarmi proprio allo specchio. Ehm, e mi ha bruciato l'occhio per ma ore, ma me ne sarà entrata una cosa infinitesima. Cioè, no, no, è stata una giornata terribile. Tra l'altro, ripeto, avevo fatto un trucco molto bello che chiaramente mi si è tutto rovinato perché appunto continuava a lacrimarmi un occhio, ho un occhio più sensibile dell'altro, il sinistro. E, e mi ha dato fastidio per tanto tempo, proprio tanto tanto tempo. Il problema è che dovevo andare in ufficio, quindi non potevo neanche non truccarmi, che fossi stata a casa, dici vabbè, non mi trucco e lascio che vada,
che vada a posto. Sì che ci ho messo due lacrime, l'ho sciacquato con un po' di liquido delle lenti, eccetera, eccetera, però c'è stato nulla da fare. E, e tra l'altro non è un prodotto che usavo o ho usato quel giorno per la prima volta, no, è un po' che lo sto usando. Adesso si vede che ne ho messo troppo e ho premuto. Ah, ciao! Ho premuto proprio spremendomelo dentro l'occhio, non lo so. Poi vi starete chiedendo che prodotto è. Il problema è che io non mi ricordo il nome, se no ve l'avrei detto. È una qualcosa di centella asiatica, ma ho il vuoto, non ho idea di come si chiami. Allora, secondo me il verde, ma anche il viso ha un colore un po' strano. Ci sarà mica. Facciamo questa prova. Allora, no, direi che va bene. Dicevo, questo verde credo di averlo già usato e secondo me non mi era piaciuto così tanto come mi sembra in cialda carino. In realtà, forse ha troppa componente. Forse è troppo scuro per i miei gusti. Forse è troppo scuro, ecco. Per cui direi che oggi, oggi vorrei troppo provare questo rosa. Se io usassi questo faccio una schifezza? Questo è. No, sapete cosa faccio? Mescolo il verde e l'azzurro, che secondo me viene fuori una cosa così molto meglio, molto meglio. Quindi mescoliamo verde e azzurro. Tu, 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 tu. Vorrei un filino più di azzurro. Ah, ma questo verde si mangia veramente qualunque cosa, incredibile. Allora, così è solo verde. Io spero che si veda la differenza. Dal vivo è abbastanza notevole. Spero che anche in camera si noti. Diventa decisamente più vivace. Sì, 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 sì. Non può non notarsi. Spero che proprio si noti alla perfezione. Ok, invece nell'angolo interno andiamo a mettere questo colore bellissimo che è questo bianco dorato, ehm, liscio, ha anche un po' di rosa dentro, molto bello questo colore qua. Decisamente il colore più bello della palette, se posso. Ehm, Devo dire che all'inizio mi era sembrata più bella. Come l'ho aperta quando è arrivata a casa, ho pensato, che bella palette. In realtà è la seconda volta che la uso oggi e la prima volta non sono rimasta per nulla contenta e oggi non sono contentissima. Trovo molto difficile la storia colore, ma quello era già abbastanza chiaro. La qualità mi ha lasciato un po' perplessa rispetto alla qualità a cui Gaminetrix ci ha abituato. Oggi userei nella rima interna la matita verde di Wonderskin, si chiama, non si chiama, non si, Olive. Ok, e devo assolutamente mettermi lì e fare la punta a tutte le matite che ho in uso perché sono tutte spuntate. Sono pessima, sì, lo so. E poi oggi questo video lo stiamo facendo a puntate, tipo una telenovela. Allora, come eyeliner
Usiamo questo di Colourpop, Tip Felt, Felt Tip avrebbe più senso. Allora, in realtà visto da vicino, questi shimmer non sono male. Torno a dire, il verde così da solo è veramente molto scuro sull'occhio e l'avrei preferito molto più brillante. Mm. Molto semplice, anche perché se oggi finisco di lavorare sufficientemente presto, vorrei fare il bagno in piscina con Ginevra. Ah, per cui poi mi devo struccare. Allora, gli ombretti non sono un grosso problema, ma il problema è soprattutto mascara e eyeliner. Se sono di quelli molto resistenti, devo strofinare gli occhi con sulle lenti e non è particolarmente piacevole. Ora, io non mi infilo con la testa sotto per due motivi. Uno, mi dà fastidio l'acqua nelle orecchie. Ormai sono vecchia, madonna, sono invecchiata proprio male. Ehm, Mi dà fastidio l'acqua nelle orecchie, che poi mi si tappa, ho un orecchio che tende a tapparsi e, e quindi se posso evito. Eh, un po' è per i capelli che poverini, già li sto lavando tutti i giorni perché faccio delle sudate fuori coi cani la sera improponibili e quindi devo assolutamente... Cosa c'è qua? Devo assolutamente lavarmi la testa quando torno. Fortunatamente ho trovato il mio per sempre, o mai più senza, non lo so come volete chiamarlo. Uso il kit shampoo, balsamo, maschera di Fino che compro su Stai Levana, su cui ho anche un codice sconto, momento promozione, e a parte che sono sempre in offerta, per cui in realtà non sono certa che lo sconto funzioni. Però il link affiliato secondo me sì, nel senso che a voi non cambia niente, ma a me sì. Eh, boh, ti danno... In realtà non ti danno soldi loro, credo. Non mi ricordo. Buoni sconto? Che vabbè, io comprandoci sono comunque di aiuto. Allora, in realtà con... se stava malissimo quell'eyeliner, quel rossetto stava veramente uno schifo. Con questo trucco qua, un marrone poteva starci, non quello evidentemente. Io proverei, vediamo un po', questo che è uno di quei colori di Kaleidos. In realtà non saprei dirvi il nome perché qui non c'è scritto da nessuna parte, e questa è la cosa brutta. E il colore è così. Quindi se rimaniamo sui toni comunque un po' scuri della terra, però, però meno. Allora, la matita è di About Face. Cosa che mi piace di questi rossetti di Kaleidos, io ne ho presi tre, e che sono veramente molto confortevoli sulle labbra. Cosa che mi piace meno è che ti devi costruire la custodia e alla fine il prezzo totale tra rossetto e custodia non è proprio indifferente secondo me. Ora non me lo ricordo di preciso perché è passato un po' di tempo, ma a memoria non era proprio economico. Allora, la mia cipria di Shiglam, ragazzi, siamo quasi alla fine, eh? Dopodiché non so a che cipria passerò. Che ne sono? Ok,
Allora, ho ritirato fuori semplicemente perché era in un beauty che dovevo ancora sfare da non so quanti millenni, nel senso che secondo me c'ero andata a Ferrara con Ginny, per cui parecchi mesi. Guardate cosa è venuto fuori, uno degli illuminanti più belli che io abbia mai comprato, ed è quello di RMT preso su Localty Store, su cui ho sempre un codice sconto. Eh, ricorda eh, uno di Bel Beauty Bar, Solar, Eclipse, non lo so, ma la formula di questo secondo me è molto più bella perché quello è molto granelloso, questo invece è decisamente liscio. Detto questo, il trucco è finito, quindi io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo presto. Questo pezzo di video sarà alla fine, dentro, weekly recap. Ciao!